Benvenuti al TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. Il gruppo Acea ha presentato i dati di bilancio del 2021. I risultati sono positivi e in crescita, con l'utile netto del gruppo che si è attestato a 313 milioni di euro, con un aumento del 10% sul 2020, e i ricavi che sono saliti a 3.972 milioni di euro, con un balzo del 18% rispetto al 2020. Nonostante uno scenario tuttora complesso sia per il perdurare della pandemia che per la volatilità del mercato dell'energia, il gruppo si è dimostrato resiliente e la guidance per il 2022 di Acea prevede un aumento dell'EBITDA compreso tra il 2% e il 4%. Sentiamo il contributo di Fabio Paris, Chief Financial Officer del gruppo. Dottor Paris, bilancio 2021, quali sono stati i risultati? Ce ne vuole parlare? Sì, allora i risultati del 2021 sono stati approvati dal nostro Consiglio di amministrazione lunedì scorso, il 14 marzo, ed è stato un anno brillante che ha sintetizzato dei risultati che sono andati oltre le aspettative, registrando un EBITDA di 1.256 milioni, ma al di là del numero in sé, quello che è importante è anche trasferire la crescita che è stata registrata, che è stata di un più 9%. Per quanto riguarda in realtà anche le altre grandezze del gruppo, le altre grandezze finanziarie che hanno caratterizzato i risultati del gruppo, in realtà l'utile netto si è attestato a 313 milioni, credo record assoluto nella storia di Acea, che ha anche concesso fondamentalmente di garantire un dividendo in crescita in maniera coerente con gli altri economics del gruppo. È importante anche rilevare che questa crescita, che ha superato le aspettative, anche quelle originariamente comunicate al mercato come guidance, sono state comunque calmierate con una posizione finanziaria netta che invece è rimasta in linea rispetto alle originarie aspettative, e quindi in contenimento rispetto a un incremento di tale grandezza. Come spesso accade, chi racconta fondamentalmente in alcuni contesti quelle che sono le performance economiche è anche catalizzatore dei feedback che vengono ricevuti, e in realtà sono stati espressi dal Consiglio ringraziamenti e complimenti per le performance registrate. Mi sento di trasferirlo a tutti i colleghi che hanno contribuito a questi risultati brillanti. In linea con gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dall'Agenda 2030, Areti ha siglato un accordo di collaborazione con l'RSE per le attività di sviluppo delle infrastrutture elettriche. L'accordo consentirà inoltre di proseguire e approfondire le attività di ricerca e innovazione avviate nell'ambito del progetto europeo Platone, nato per abilitare meccanismi innovativi di flessibilità energetica nella gestione delle reti elettriche. RSE svilupperà le metodologie di monitoraggio dell'impatto sulle reti della ricarica smart dei veicoli elettrici e svilupperà inoltre adeguati indicatori tecnico-economici in linea con i target di sostenibilità. Abbiamo intervistato Maurizio Delfanti, amministratore delegato di RSE Ricerca Sistema Energetico, e Massimo Bonato, amministratore delegato di Areti. Qual è l'importanza di questo nuovo accordo? Areti è costantemente impegnata nell'ambito della sostenibilità, della transizione ecologica, ad operare per il meglio della città di Roma. In questo ambito stiamo investendo tantissimo, stiamo investendo risorse anche a livello di personale, e stiamo anche investendo nel senso della collaborazione con altri enti. In questo ambito proprio la nostra collaborazione con l'RSE è un passaggio importantissimo, è una collaborazione che sta andando avanti da anni, ha portato già dei frutti molto importanti, con dei progetti tipo il progetto Platone, che è un progetto primario anche a livello europeo, e questa collaborazione, grazie all'accordo che stiamo facendo, proseguirà per altri 3 anni, quindi proseguiremo nella direzione dello sviluppo, dell'innovazione, della digitalizzazione. In tutto questo collaboreremo con uno degli operatori più importanti d'Italia. Come si inserisce la mobilità elettrica all'interno di questo accordo?
Innanzitutto sono molto felice di questo nuovo accordo perché ci permette di essere vicini a un operatore molto importante su questi temi. Il tema della mobilità sostenibile di certo è un percorso fondamentale verso la decarbonizzazione del sistema elettrico nazionale e anche continentale. Essere vicini a un operatore che governa un grande contesto urbano dà la possibilità a noi di RSE di applicare le nostre ricerche che condivise in ambito internazionale anche nell'importante contesto di Mission Innovation, di andare a confrontare con quello che accade veramente nelle applicazioni pratiche, cercando soluzioni che da un lato siano innovative, e questo è il nostro lavoro, ma che siano compatibili con le esigenze operative, di sostenibilità e anche di futuro per quanto riguarda la rete di Areti. Il 27 marzo avrà luogo la 27esima Acea Run Rome The Marathon. I 42 chilometri di corsa si snodano tra i luoghi più noti e affascinanti della capitale. Più di 30 siti storici con partenza e arrivo ai fori imperiali. La maratona è dedicata alla pace in Ucraina. Una parte delle quote verrà devoluta al Banco Alimentare, mentre la staffetta Acea Run for Rome sarà legata ad un charity program con diverse associazioni, così come la funrace stracittadina di 5 km. Sentiamo l'ingegner Giuseppe Gola, amministratore delegato del gruppo, durante la conferenza stampa che si è svolta in Campidoglio alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Per noi ormai possiamo dire che è una tradizione, una continuità, visto che supportiamo la maratona fin dalla prima edizione. È un onore supportare la maratona, che è probabilmente la più bella maratona del mondo, visto che si corre in questo scenario di arte e di storia, e per noi è sempre più vicina poi al nostro business, visto che la maratona, probabilmente la maratona è la corsa, ma la maratona possiamo dire che è lo sport più sostenibile del mondo, quindi molto vicino a tutte le nostre tematiche di sostenibilità. Per questa edizione è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con il TG Acea.